I churros sono delle tapas dolci, fritte, tipiche della Spagna che normalmente si ordinano insieme ad una cioccolata calda. Come vedete si inzuppano i churros dentro la cioccolata calda e poi si mangiano. Io adoro i churros ripieni di dulce de leche che normalmente fanno in Argentina. Sono leggermente diversi da questi, ma devo dire che questi sono altrettanto buoni. Sono venuta in un bar per bere un chai latte, mangiare un chocolate chip cookie e studiare un po' di cinese. In realtà qui sto parlando al telefono con mia sorella, quindi potete immaginare la qualità del mio studio in questo momento. Qui stavo trascrivendo delle frasi che avevo segnato al computer e aggiungendo alcuni dettagli o alcune note. E più tardi ho iniziato anche a praticare un po' la scrittura di alcuni caratteri in cinese. Dopo attimi di intenso studio di cinese è giunta l'ora di andare via. Mi metto il cardigan e si torna a casa a lavorare. Questa sera andrò dal parrucchiere perché voglio schiarire leggermente i capelli. Andrò verso le 7:30 dopo lavoro. Ho finito dal parrucchiere e domani con un po' di luce naturale vi mostrerò il risultato. Volevo farvi vedere i miei nuovi capelli e in realtà non noterete tante differenze. Primo perché non ho fatto la piega perché non avevo grandi eventi ieri sera, quindi non avevo bisogno di fare alcun tipo di piega. E secondo perché l'effetto è molto molto naturale, quindi è riuscita a mantenere il mio colore però ad uniformare un po' di più la radice. Sono davvero contenta del risultato perché era esattamente quello che volevo, ovvero mantenere il mio colore ma semplicemente schiarire un pochino le radici di modo tale da renderlo più uniforme e più naturale. Ad ogni modo volevo dirvi anche che tra poco esco e vado con un amico a visitare una piccola cittadina che si chiama Nerja. Dicono sia bellissima per il mare, dunque sono molto curiosa di vederla e di vedere effettivamente se il mare sarà così. Vorrei portare il costume da bagno, ma purtroppo non è possibile perché la parrucchiera mi ha detto di non bagnare i capelli per almeno 2 giorni, quindi niente bagno oggi. Andremo lì in pullman, non è lontano da Malaga, circa un'ora di distanza. Comunque vi porterò con me ovviamente durante il viaggio e vi mostrerò e racconterò quello che stiamo visitando. Eccoci alla fermata del pullman vicino al porto di Malaga. Questa è la strada che si percorre per arrivare lì. Ci vuole circa un'ora per arrivare a Nerja e come vedete il paesaggio è molto bello, il tempo anche oggi è soleggiato. Ci siamo fermati qui per bere un caffè e apprezzare questo bel tempo. Qui siamo su un altro pullman in direzione Frigiliana, che è un paesino che dista circa 15 minuti da Nerja. È considerato una delle 7 meraviglie rurali della Spagna e ha vinto il premio del paesino più bello della Spagna nel 2015. Ovviamente la ripresa alla scritta non poteva mancare. Qui stiamo iniziando ad entrare nel paesino, come vedete gli edifici sono bianchi, che è una caratteristica proprio di questo paesino. Il contrasto tra le pareti bianche e le porte delle case che molto spesso sono azzurre o di colori molto vivaci. Frejillana è famosa anche per i suoi punti panoramici. Infatti ci sono molti miradores dove è possibile ammirare il paesaggio in tutta la sua totalità.
È giunta l'ora di tornare a Nerja per andare nel mio posto preferito di sempre, ovvero la spiaggia. Come vedete qui stiamo iniziando a vedere un accenno di mare e dei colori meravigliosi. Il mare di Nerja è decisamente differente da quello di Malaga, è più limpido, è più cristallino, è più azzurro e i colori sono indubbiamente incredibili. Con questo tempo ovviamente non poteva mancare un bicchiere di vino e una birra e ammirare questo splendido paesaggio. È l'ora del tramonto e si torna a casa, ovviamente dal posto finestrino, così da poter ammirare questi splendidi colori e questa puesta del sol spagnola. Sono andata a fare la spesa perché per qualche strano motivo è da un po' di giorni che ho voglia di French toast. Allora sono andata a comprare gli ingredienti e ne ho approfittato per comprare alcune cose. Allora, caffè ovviamente, poi qualche settimana ho trovato il mio yogurt greco preferito, che è il Faye, e ne ho prese 3 confezioni da mezzo chilo. L'ho cercato dappertutto qui a Malaga e soltanto un Carrefour ce l'ha e anche un centro commerciale che si chiama Corte Inglés, però il Carrefour è più vicino a casa mia, invece il Corte Inglés non è proprio vicinissimo. Poi ho comprato ovviamente il salmone, dei pomodorini, un avocado, lo sciroppo d'acero per fare French toast, quindi lo lasciamo fuori, e la feta greca, che anche questa ci ho messo un po' a trovarla, ma finalmente l'ho trovata, così mi posso fare un po' di insalate greche. Ok, direi che possiamo iniziare a cucinare il French toast. Mettiamo un po' di burro in padella e nel mentre prepariamo un po' di cannella aggiungiamo latte di mandorla, un uovo, un pizzico di sale, zucchero e un po' di estratto di vaniglia. Inzuppiamo il pane. Nel mentre preparo il bollitore con un po' di acqua, prendo la mia tisana preferita del momento. Questa tisana ha effettivamente un gusto di cioccolato, è davvero buona, ve la consiglio. Versiamo l'acqua bollente nella tazza. È l'ora di pranzo e guardate che carini questi pomodorini colorati che adesso andiamo a lavare ovviamente e a tagliare in piccoli pezzi. Adesso prendiamo il nostro avocado che per qualche strano motivo ho deciso di tagliare come se fosse un mango, ovviamente ottenendo un risultato pietoso. Ho deciso di aggiungere degli ingredienti che non c'entrano molto, ma di cui avevo voglia, come un po' di pinoli, ovviamente delle olive verdi, ancora un po', e poi un po' di mandorle.
E adesso condisco tutto con un po' di olio e un pizzico di sale. Mescoliamo la nostra insalata. Buon pomeriggio a tutti, io sto per uscire che vado sul Monte Victoria, è un monte che dista circa 20 minuti a piedi da qui e dicono sia molto bello per vedere il tramonto. Teoricamente dal Monte Victoria si ha una vista sia del mare, sia della città e sia delle montagne, quindi sarà una vista completa di tutto il paesaggio. Non ho portato vestiti molto sportivi qua a Malaga, infatti ho questo paio di leggings e questa felpa gigantesca, ma va bene comunque. Ovviamente vi mostrerò il sentiero per arrivare lì e soprattutto il tramonto. Questo è il sentiero per arrivare in cima al monte. Come vedete sta per tramontare il sole, ma ci siamo quasi. Ed ecco questo paesaggio mozzafiato di tutta la città di Malaga, dalla montagna fino al mare. Il sole pian piano sta tramontando e sta calando sempre di più fino a quasi scomparire.